dei concetti più importanti nella storia dell'umanità è quello di libertà, principio così vasto da essere difficilmente delineabile in quanto può assumere varie forme e contesti. Per questo oggi parliamo di libertà. Benvenuto nel mio canale. Buongiorno a tutti, come state? Un po' di vento oggi, ha smesso di piovere 10 minuti fa, vi giuro. E guarda, c'è il cielo blu, poi fra 10 minuti ricambia, e poi grandine, pioggia, vento, quasi quasi anche neve. Troppo bella la Svizzera. Allora, come state? State bene? Parliamo un po' di due cose oggi, sempre riguardo la Svizzera, con la loro gentilezza che hanno e che sono molto ospitanti, come si dice in italiano. Allora, immagina un po' che ti invita un svizzero a casa, ok? Ti invita un svizzero a casa, ti dice che puoi stare a casa sua e che ti vuole aiutare, che ti dà tutta la sua disponibilità, però che chiaramente questa disponibilità sua ha un certo costo, e se tu sei d'accordo, appunto si può mettere in atto questa cosa qui, insomma, ecco. Poi magari dopo un paio di settimane, perché ha guardato il telegiornale svizzero, ti butta fuori perché ti dice che il passaporto che tu hai a lui non gli piace più. Questo che sta succedendo ora nelle banche svizzere con i russi. La più grande banca, la UBS, si sta eliminando di tutti i clienti russi che hanno, perché dicono per la loro reputazione, perché non gli piace più la faccia di loro, neanche i soldi, ti buttano fuori dalla banca. Ti sembra normale a te? Io non so veramente in che vabbè, che si sa che in quel mondo lì quel mondo lì è già un po' strano, diciamo così, ma così funziona ora in Svizzera, e io credo che questo butterà altrimenti fuoco olio sul fuoco, e sicuramente non farà bene a nessuno, neanche a quella banca, perché i più grandi investitori in Svizzera sono uno dei più grandi, diciamo, sono i russi. Vento, spero che mi sentite, che vento, insomma, e perciò vabbè, lascio voi a pensare le cose. La mia opinione la sapete già, ecco. Tanto faccio un po' vedere qua, guarda com'è bello, va. Qui gli anziani vanno in giro con la bici, camminano, sono abbastanza in forma qui. Si sa che lo svizzero in generale non mangia, cioè loro saltano la cena
che sicuramente forse non è neanche male, però noi italiani saltare la cena col cazzo. E alla mattina si mangiano una fetta biscottata in due perché devono risparmiare, a pranzo magari una mezza mela ciascuno e alla sera niente, saltano la cena. Ecco, ma anche in Africa vivono così, ma qui è lo standard. Anche se sei invitato da uno svizzero a pranzo o a cena, ti devi portare tu il mangiare da casa, non ti offrono il mangiare, e se te lo offrono veramente poca roba, che vai a casa e ti ricucini un'altra volta la cena. Purtroppo ogni paese ha la sua cultura, ecco. Bene, ora parliamo invece del sistema sanitario, che negli ultimi giorni c'è una grande polemica anche qui in Svizzera per questo. Poi questo è, diciamo, un argomento standard: quando non c'hanno un cazzo da scrivere, scrivono sulla sanità. Allora, in generale c'è l'opinione fuori la Svizzera che la sanità svizzera è uno dei più top al mondo. La gente che vive qui sa che non è così, e sa che hanno tutto un loro sistema che è stato americanizzato negli ultimi 10 o 20 anni, diciamo così. Prima se andavi dal medico di famiglia, questo qua si prendeva anche 2 o 3 ore di tempo per fare tutte le analisi, per parlare con te, per spiegarti bene cosa hai, cosa devi fare e vai. Oggi un medico di famiglia in un'ora deve fare minimo 4 pazienti, perché hanno americanizzato il sistema in Svizzera. Significa che il paziente non ha la possibilità di sapere o di cosa ha veramente o cosa fare. Ecco, questa è la situazione in Svizzera. Se vuoi avere un sistema diverso, devi fare un'assicurazione super privata, perché privata ce l'abbiamo già tutti, ma la super privata, che paghi 1.000-1.500 euro al mese, allora sì che si siedono anche 10 minuti con te al tavolino, ma neanche, non di più di questi 10 minuti. E perciò questo sistema l'hanno fatto così perché 20 anni fa hanno messo un tipo di restrizione nelle università, numero clausus chiamato, che non si poteva studiare medicina perché dicevano che avevano troppi medici. Ecco, fatto sta che sempre quelli che hanno studiato all'università, che danno questi consigli o che fanno queste decisioni, hanno scoperto che non era così, che nel 2030, che è ora, cioè prestissimo, mancano 2.000 medici, e nel 2040 5.000 medici. Ora, soluzione, cosa si può fare? Prendere magari anche medici, dottori della Germania, che almeno loro parlano la lingua, se hanno voglia di venire qui, perché tanti non hanno neanche voglia di venire qui in Svizzera, o appunto fare in pratica le infermieri o le infermiere. C'è una nuova specializzazione che
che gli dà molto più competenza alle infermiere e agli infermieri, che potrebbe essere una soluzione per chiudere questo buco, questo gap che esiste ora, perché appunto per questa mancanza di medici. Questo sarebbe un po' la situazione che stanno ora parlando, cioè prima decidono questo numero clausus che non possono studiare medicina, poi 5 minuti più tardi si accorgono che hanno fatto una cazzata, non la possono più correggere, e questo fatto tutto da loro stessi, cioè da quelli che studiano in quella università. Sono anche quelli che hanno ora deciso che il cliente russo non va più bene, e sono anche quelli che poi sono in politica, che prendono queste decisioni. Perciò è tutto una di scemenza e stupidaggine e di idiozie che viene, diciamo, fatto in casa e organizzato in casa, e il popolo però sta ancora lì a credere tutto, specialmente quello che dicono nel telegiornale. Ecco, perché credo che chi ha un po' di cervello lo ha già capito 3 anni fa. Questo è come funziona, anzi che ci hanno fatto capire, perché grazie alla pandemia tanta gente si è svegliata, molta gente, e ha iniziato a capire i giochi sporchi che stanno facendo. Ora chiaramente tanti diranno: ma a te che te ne frega, tu stai bene, fai una vita da re, via vai, puoi girare in tutto il mondo, ti puoi goderti la vita. Sì, vero, posso fare quello che voglio nella vita, se voglio, se posso, perché anche io chiaramente ho la mia situazione, o di salute, o di famiglia, o via vai, ognuno ha la sua, diciamo, una sua vita, una sua realtà, ma generalmente sì, posso decidere domani di andare in Thailandia, posso decidere di andare a Londra, posso fare quello che voglio. Questo è una grande fortuna che mi sono creato da solo, senza ascoltare questi tipi della università, questi intelligenti che ci vogliono comandare. Mi sono comandato da solo io. E appunto da quando io ho 20 anni che ho fatto così. Io ho già capito 20 anni come funziona il mondo. Perciò non volevo mai fare la fine di un impiegato normale che lavora 44 anni, arriva all'età di pensione, se ci arriva, perché il 25% manco ci arriva, e si gode 1 o 2 anni di pensione e poi zacchede, infarto e buonanotte. Cioè l'infarto ti può arrivare sempre, questo è chiaro, però i fatti dicono anche appunto che c'è una grande parte di impiegati che non ce la faranno mai arrivare all'età di pensione, perché per la situazione, per lo stile di vita che abbiamo, per lo stress psicologico in certi paesi come Germania e Italia, anche per i giovani, specialmente con 35% di disoccupazione, lo stress di vita, cioè di vita quotidiana, mamma mia, certe parole, insomma, per la solita vita che uno deve fare, la vita normale. E perciò credo che oggi anche ci sono dei giovani che stanno per capire questa cosa, questo sistema, e si sanno muovere in questo sistema per vivere la loro vita, diciamo, chi ha la possibilità. Invece quegli altri, i giovani che sono in Italia, anche loro
non chi ha la possibilità, ma chi ha il coraggio scappa dall'Italia, perché appunto non c'è futuro in quel paese, punto e basta. La possono girare la frittata come vogliono, l'Italia è finita, punto. Mezza Europa anche, se è per questo. E se continuano così con le loro stupidaggini, non arriveremo neanche in 10 anni a mangiare la solita zuppa di patata, perché purtroppo per loro è molto importante creare una grande povertà nella classe media, così questa classe di popolo è molto più semplice da maneggiarla. E chi ha un po' studiato, diciamo, la loro tattica degli ultimi 3 anni ha capito questo gioco. Ecco, poi un altro sempre bell'articolo, sempre sulla Svizzera. Oggi parliamo solo della Svizzera, per i giovani che si vogliono acquistare, diciamo, un appartamento, una casa, che anche questo oggi è quasi impossibile, perché qui, diciamo, un appartamento piccolo, 80 metri quadri, 90 metri quadri, devi calcolare sui 600-700 mila euro minimo, e una casa singola 1 milione, 1 milione e mezzo. Perciò per una giovane coppia è quasi impossibile acquistare. Hanno creato anche qui un sistema che solo i ricchi possono acquistare, la classe media è costretta di andare in affitto e pagare un affitto molto elevato, diciamo, sovraccaricato anche, per finanziare tutto questo sistema, chiaramente anche delle banche e delle casse di pensione che hanno creato. Insomma, una coppia che qui in Svizzera funziona così, che tu devi portare minimo il 20% d'anticipo in cash, minimo, se non il 30%, e chiaramente se noi parliamo di 600-700 mila franchi solo per un piccolo buco di appartamento, si parla subito di 200-300 mila franchi d'anticipo, dipende un po' la banca che ha a che fare, diciamo dai 120 ai 200-250 mila di anticipo che devi portare. Poi ti fanno 2 mutui, il primo mutuo, diciamo, che ha in pratica a vita, anzi per generazioni, che quello non lo devi ammortizzare, però se vuoi chiaramente poi. Il secondo mutuo invece lo devi ammortizzare entro, non so, 30 anni, 35, 40, dipende un po' anche lì la banca, e comunque finché questi 2 mutui non sono azzerati, tu non sei proprietario di casa, tu non sei nessuno, sei solo cliente di banca. E per questo la vera proprietà, il tasso di proprietà in Svizzera si parla forse del 2-3% della popolazione, cioè molto ma molto bassa, perché il sistema qui è stato creato così dalle banche, diciamo che tu devi essere sempre il cliente loro. Infatti la banca creata intorno a te, ma per tutta la vita, anche per tutte le 4 generazioni. Ecco, in più questa bolla di prezzi ora, perché siccome ora l'emigrazione è aumentata e stanno appunto calcolando che fra un
paio di anni invece di 9 milioni si erano 10 milioni. Questi qua appunto hanno bisogno di appartamenti qua di là, questo l'ho già detto l'altra volta nell'ultimo video. È tutto anche qui tutto un business, è diventato, però questo business lo sta pagando la classe media che già da 30-40 anni che vive qui. Perciò gli immigrati della seconda generazione, se non hanno fatto, diciamo, una vita come posso dire, senza divorzi, che qua anche il 70% sono divorziati, e senza perdere il lavoro, cioè in pratica se tu sei divorziato o hai avuto un divorzio e hai perso forse anche il lavoro, qualsiasi cosa, per la crisi che c'era, per il Covid prima, c'era sempre una ragione, e tu in pratica non ce la fai vivere qui in Svizzera, e questi sono tanti, è una gran parte degli immigrati, specialmente della classe media, perché la pressione qui diciamo di vita è molto alta, cioè una paga qui non basta più per vivere, devi avere per forza 2 paghe, e con 2 paghe ce la fai appena e sei sempre in questo stress durativo, che è infinito, che in pratica quando avrai 45 anni, 50 anni sei già bruciato mentalmente, cosa che succede a tanta gente qui anche. Perciò se vogliamo fare una differenza fra una vita semplice, per esempio come lo fanno in Thailandia, o una vita di qua, io non so qual è meglio, perché io credo che se tu, anche se fai una vita semplice, ma se hai tu un tuo pezzo di terreno, un tuo pezzo di casa, qualsiasi casa, tipo di casa che hai, basta che hai un tetto, diciamo, e hai da mangiare, non sei schiavo delle banche né di un sistema qualsiasi, sei più ricco che uno di qua, punto. Perché la vera ricchezza non è i soldi, la vera ricchezza è di fare quello che vuoi nella tua vita, e questo non ha a che fare con essere milionari o non essere milionari, questo ha a che fare con fare una vita smart.
Ok, allora questo è tutto da oggi, ci vediamo e ci sentiamo nel prossimo video. Ciao ragazzi, ciao.